Salve carissimo amico Gun Blood Scissors. Allora rispondo alla tua domanda. Il nostro caro amico Gun Blood Scissors mi ha proposto un tema: l'esorcismo è reale, e mi ha donato 10 euro. Allora io adesso gli faccio il video da lui richiesto. Qua ho letto di nuovo questo libro del quale parlai in un mio ultimo video, che parla dettagliatamente del diavolo e della presenza sua in tutte le civiltà: buddismo, induismo, altre religioni. L'esorcismo non si tratta altro che di scacciare la presenza del maligno da persone, animali, luoghi ed anche cose che risulterebbero infettati. In questo libro c'è un intero capitolo, il libro di Nola, il diavolo, dedicato all'esorcismo. A parte che parla appunto del maligno in tutte le sue manifestazioni religiose, ma qua c'è proprio un intero capitolo che non posso leggere tutto, ma possessione ed esorcismo, il demonio nelle religioni di possessione. 277. Possessione ed esorcismo, il capitolo. L'energia demoniaca si scatena secondo singolari fenomeni nei portatori di invasamento culturale e volontario, che qualifica le religioni di possessione, quelle cioè che hanno come loro struttura centrale il fenomeno dell'essere posseduto da una potenza estranea. L'Eiris ha documentato ed esaminato un importante fenomeno sciamanico presente presso gli etiopici di Gondar, e cioè nel senso stesso di una cultura profondamente cristianizzata. Si tratta del complesso culturale che si è formato intorno ad una condizione psichica morbosa, lo zar, insorgente spontaneamente in talune persone e poi artificialmente provocata. Nel culto degli zar si verifica la possessione di individui psichicamente predisposti da parte degli spiriti. Alcuni sono considerati spiriti di antichi maghi. Poi che altro dice? Vabbè, per non leggere tale quale di pari in pari, ma appunto ci sono molte culture dove la possessione, ma non è questo, questa è la domanda. Qua parla il demonio nelle religioni di possessione. Qua si tratta più che altro di scacciare il demonio, non di farli entrare come in molti culti estatici. Allora vediamo un po' qua di mettere mano al cellulare, perché oggigiorno sembra inevitabile leggere il cellulare. L'esorcismo è uno scongiuro che in ambito religioso mira a scacciare una presunta potenza malefica o demoniaca da una persona, un animale o un luogo, utilizzando preghiere e gesti e oggetti. Celeberrimo il film di Ciccio Ingrassia, perché non credo che ci sia stato Franco Franchi nel film. L'esorciccio è una pratica antica diffusa in molte religioni, tra cui quella cattolica, che richiede un sacerdote autorizzato dal vescovo per l'esorcismo solenne dopo aver escluso cause mediche o psicologiche. L'esorcismo viene anche praticato in forma semplice
durante la celebrazione del battesimo. Caratteristiche principali: pratica religiosa è uno scongiuro per liberare un soggetto da un'entità soprannaturale che si ritiene abbia invaso il suo corpo, provocando una condizione alterata della coscienza. Come si sa, il più delle volte si tratta di demoni, di diavoli, di spiriti maligni, ma altre volte anche a importunare i vivi possono essere dei defunti che non hanno trovato la pace in questo mondo, e allora, finché non riescono a placare i loro tormenti, vagano in uno stato intermedio. Metodo: utilizza formule, gesti, preghiere, simboli, oggetti benedetti come reliquie o acqua santa. Ruolo del sacerdote: nella Chiesa cattolica l'esorcismo solenne o grande esorcismo può essere compiuto solo da un sacerdote esorcista, previa autorizzazione del vescovo. Esistono anche forme semplici come quelle presenti nel rito battesimale. Importanza del discernimento: la Chiesa cattolica raccomanda prudenza e richiede che vengano prima escluse cause naturali come disturbi psichici o neurologici. L'esorcismo è un sacramentale, non un sacramento, e la vera liberazione nasce dal sacramento della confessione. Motivazioni: le cause di una presunta possessione possono essere, secondo la dottrina cattolica, legate a pratiche occulte, spiritismo, satanismo, traumi gravi o peccati ripetuti. Origini: le origini dell'esorcismo sono antiche e la pratica è presente nei Vangeli e nella storia primitiva della Chiesa, dove il potere di scacciare i demoni fu conferito agli apostoli. Ora anche possiamo rispondere alla domanda del nostro carissimo amico Gun Blood Scissors: l'esorcismo è una realtà? L'esorcismo è una pratica religiosa antica e reale, leggo negli appunti che ho preso in questi giorni, considerata un rito per scacciare presunte entità demoniache o malefiche. È riconosciuto dalla Chiesa cattolica come un sacramentale affidato a sacerdoti autorizzati, ma la sua efficacia e la sua natura sono oggetto di dibattito tra visione religiosa, psicologica e scientifica. La pratica ha radici storiche e viene ancora oggi utilizzata da persone che credono nella sua validità, sebbene la sua spettacolarizzazione sia spesso lontana dalla realtà. A molti di voi vi sarà venuto in mente il film L'esorcista, che adesso hanno fatto un sequel. Prospettiva religiosa: credenza. L'esorcismo si basa sulla credenza nell'esistenza del male come ente personale, inteso come Satana e gli spiriti maligni, e la possibilità che possano influenzare le persone che vengono considerate possedute. Rito: l'esorcismo è un insieme di preghiere, formule, gesti e simboli utilizzati da un esorcista per liberare una persona da questa influenza. Autorevolezza: nella Chiesa cattolica l'esorcismo è un sacramentale regolamentato, praticato solo da sacerdoti certificati e autorizzati dal vescovo, che agiscono con un mandato sia da Dio che dalla Chiesa. Prospettiva psicologica e scientifica. Altre spiegazioni: dal punto di vista psicologico e scientifico, i sintomi attribuiti alla possessione possono essere interpretati come disturbi psichiatrici o psicologici. Ruolo di consolazione: per molte persone l'esorcismo è visto come un rito di consolazione e di supporto spirituale per chi soffre di disagi interiori che possono manifestarsi a livello mentale e fisico. Debolezza dell'evidenza: non esistono prove scientifiche che confermino l'esistenza di possessioni demoniache,
ma la pratica continua ad essere diffusa a causa della fede e della ricerca di conforto da parte di chi la pratica. Logicamente è una pratica religiosa, non ci possono essere prove scientifiche a suffragio di tale pratica. Conclusioni: l'esorcismo è un fenomeno reale, nel senso che viene praticato da persone e istituzioni religiose in tutto il mondo. Le credenze e le interpretazioni su ciò che accade durante un esorcismo variano notevolmente a seconda della prospettiva religiosa, psicologica, scientifica. Per i credenti è un rito che allontana il male, per gli scettici è un insieme di rituali legati a credenze pagane che possono essere efficaci come effetto placebo o come supporto psicologico. E voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto e condividete il video affinché anche altri possano commentare qua sotto che ne pensano dell'esorcismo. Avete delle esperienze in merito? Siete stati testimoni di un rituale di esorcismo, di un sacramentale dell'esorcismo? Siete stati posseduti personalmente? Avete conosciuto qualche posseduto? Scrivetelo qua sotto e commentate cosa vi è successo in merito e condividete magari con persone che sapete che possono apportare la loro esperienza nei commenti. Poi cerchiamo l'esorcismo nelle regioni del mondo, tanto per arrotondare. L'esorcismo è presente in varie religioni, ma si manifesta in modi differenti. Ovviamente la Chiesa Cattolica ha rituali formali e riconosciuti dall'Associazione Internazionale Esorcisti. Nell'induismo si utilizzano metodi come percuotere il posseduto con foglie di neem in rituali che sono considerati necessari solo se lo spirito rifiuta di andarsene. Sloggia, smamma, no, 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 no. Allora picchiano il posseduto nella speranza che lo spirito malvagio se ne vada, ma se il malvagio non se ne va, così bastonano ancora di più il posseduto. Nel taoismo e nelle culture sciamaniche esistono tradizioni millenarie e forme di liberazione da spiriti. Alcune chiese protestanti praticano la liberazione o guerra spirituale, sebbene meno formalmente e talvolta evitando la parola esorcismo. La Wicca non prevede l'esorcismo poiché non riconosce l'esistenza di spiriti cattivi, cioè sarebbe la stregoneria la Wicca. Esorcismo nelle diverse religioni. Chiesa Cattolica: l'esorcismo è un sacramentale riconosciuto affidato a sacerdoti autorizzati che seguono dottrine e prassi specifiche. Già l'abbiamo detto, no? Induismo: i rituali possono includere l'uso di foglie di neem e si svolgono solo se lo spirito non va via spontaneamente, cosa che avviene dopo un certo tempo. Evidentemente gli spiriti malvagi indù non sono così tanto malvagi, perché nel cattolicesimo non se ne vanno e fanno cattiverie, invece gli spiriti indù se ne vanno subito, hanno paura delle botte. Dite un po' voi, commentate cosa ne pensate. Mi raccomando, durante questa premiere, se potete, donate
super chat, sticker. Poi potete anche abbonarvi, regalare abbonamenti, comprare super grazie e io vi ringrazierò moltissimo. E poi se fate una donazione, proponetemi un tema sul quale voi volete che io faccia il mio prossimo video. Culture sciamaniche. Allora taoismo: esistono tradizioni millenarie che perdurano soprattutto nelle zone rurali della Cina. Culture sciamaniche: l'antropologo Mircea Harner ha documentato forme di esorcismo in tutte le culture sciamaniche basate sulla liberazione dagli spiriti. Protestantesimo: molte chiese protestanti, in particolare quelle più conservatrici e pentecostali, praticano forme di liberazione o guerra spirituale. Il rito è meno formale e si basa sulla preghiera per la guarigione, reagendo alla violenza o comportamenti strani della persona come sintomo di possessione. Wicca, che è la moderna stregoneria. La Wicca non prevede l'esorcismo perché la sua dottrina ritiene che nessuno spirito, persona o cosa sia cattiva per natura. New Age: alcuni movimenti New Age usano una forma di liberazione spirituale, la nuova era. Allora cerchiamo vediamo un po'. Che ci dice? Faccio una ricerca. Allora, l'esorcismo nel buddismo il concetto di esorcismo è molto diverso da quello inteso nella tradizione occidentale, poiché si basa principalmente sulla compassione e la trasformazione, non sulla distruzione. Le pratiche per affrontare gli spiriti malevoli o le forze negative variano tra le diverse scuole buddiste, ma l'obiettivo comune è la liberazione sia della persona afflitta che dell'entità stessa. Sembra una buona idea, anche perché molte volte gli spiriti possono essere delle anime che non hanno trovato il giusto cammino alla loro ascesa spirituale e quindi si trovano condannate a vagare in questo piano terrenale invece di progredire, di ascendere. Concetti chiave: compassione e trasformazione. A differenza dell'esorcismo occidentale che mira a scacciare o annientare il demone, l'approccio buddista si concentra sulla compassione della sofferenza dell'entità e sulla sua trasformazione. Si ritiene che anche gli spiriti maligni abbiano una natura di Buddha e possano essere aiutati a progredire nel loro cammino spirituale. Infatti molti demoni delle tradizioni pre-buddiste, soprattutto nel buddismo dell'Himalaya, il Vajrayana, sono stati trasformati in Buddha e Bodhisattva. Demoni interiori ed esteriori. La tradizione buddista considera i demoni sia come entità esterne, spiriti, fantasmi, affamati, sia come metafore delle afflizioni interiori come l'ignoranza, l'avidità, l'odio e l'attaccamento. Le pratiche di esorcismo buddiste possono essere applicate a entrambi i livelli. Karma: un'altra causa per l'interferenza degli spiriti può essere il debito karmico. In questo caso le pratiche mirano a saldare il debito attraverso l'offerta di compassione e merito piuttosto che a un'espulsione forzata. Metodi di intervento. Le diverse scuole buddiste utilizzano approcci differenti per trattare le possessioni e le influenze negative. Meditazione e gentilezza amorevole, metta,
è il metodo fondamentale più pacifico. L'uso della meditazione e l'irradiazione di gentilezza amorevole metta possono placare e ammorbidire il cuore degli spiriti disturbatori. Recitazione dei paritta. Questa pratica, comune nel buddismo Theravada, consiste nel recitare versi e scritture del canone Pali per ottenere protezione, allontanare la sfortuna e purificare gli ostacoli mentali e spirituali. Un esempio è il Karanya Metta Sutra, figure tantriche e protettori del Dharma. Nel buddismo Vajrayana, figure come il guru Rinpoche, Padmasambhava, sono celebrate per aver sottomesso divinità irate e demoni, trasformandoli in protettori guidati del Dharma. I lama possono eseguire rituali come il Kago per ordinare agli spiriti di non nuocere più alle persone. Offerta di merito e compassione. Praticanti di alto livello, come nel lignaggio Chod del buddismo tibetano, usano la compassione come strumento per affrontare i demoni. Possono offrire il proprio senso del sé o ego all'entità per saziare la sua fame e liberarla dalla sofferenza, basandosi sul principio che la vera vittoria sull'entità avviene attraverso la compassione. Quindi, come dicevo io, può darsi che siano delle anime sofferenti questi spiriti di possessione, non soltanto degli enti maligni, ma delle anime che attuano male perché non riescono a trovare la loro vera natura, non si riescono a riscattare dallo smarrimento che provoca in esse la sofferenza. Forse hanno delle colpe da espiare, ma non sono necessariamente dei demoni. A volte ci danno fastidio i cosiddetti poltergeist, spiriti, demoni maligni, ma magari sono delle anime che devono purgare delle colpe, stanno nel purgatorio più che nell'inferno. Purificazione del karma negativo. Alcune pratiche, come quelle legate al Buddha Vajrasattva, mirano a purificare il karma negativo che potrebbe aver reso una persona vulnerabile all'influenza degli spiriti nel post mortem. E quindi anche ci sarebbe da parlare del bardo Todol, oltre che di tutte le religioni con la possessione. E qua c'è questo libro che in pratica sono 400 pagine, insomma dovrei fare un riassunto. Allora vediamo un'ultima cosa, vediamo un po'. Non riesco. Vediamo un'altra cosa, vediamo se riesco, che c'ho poco tempo e non voglio fare un video troppo lungo. Però esorcismo taoista. L'esorcismo taoista, chiamato Fulu, si basa sull'uso di talismani, formule magiche e rituali per scacciare spiriti maligni e influenze negative. Un maestro taoista, Dao Shi, può usare questi strumenti, che includono formule scritte su carta, per sottomettere le forze negative e ottenere l'aiuto degli spiriti. Questi talismani, che risalgono al secondo secolo, sono considerati documenti emanati dalle autorità celesti e hanno un potere performativo e rituale. Funzionamento dell'esorcismo taoista. Fulu. Il termine Fulu si riferisce specificamente a questi talismani e registri usati nei riti, in particolare nel taoismo contemporaneo come quello Zhenji Dao. Potere dei talismani. Il potere di questi talismani deriva dalla forma, dal potere della scrittura stessa e dall'autorità che rappresentano, essendo collegati a divinità e spiriti celesti. Applicazioni. I talismani vengono utilizzati per guarigioni, esorcismi, come protezione apotropaico e per affermare l'autorità spirituale.
Ruolo del maestro taoista. Dao Shi, il maestro taoista, è la figura che utilizza attivamente i fulu e le formule per sottomettere gli spiriti negativi. Altri aspetti correlati: pratiche esoteriche. L'esorcismo fa parte di un sistema più ampio di pratiche taoiste che includono anche tecniche di longevità, meditazione e rituali. Concezione del divino. Nel taoismo non esiste un dio unico come nel cristianesimo, ma un principio assoluto e impersonale, il Tao, che è visto come la radice di tutte le cose. Allora vediamo un po'. Esorcismo l'esorcismo nell'induismo. E con questo chiudo e mi raccomando, fate le vostre donazioni qua in chat, super chat, sticker, abbonatevi, regalate abbonamento, comprate super grazie. E se volete la prossima volta parlerò di Falun Gong, Falun Dafa, Zhuang Falun, che ho i libri per quelli che sanno di che cosa si tratta. Comunque è una scuola taoista o daoista, di Li Zongni. L'esorcismo induista è una pratica rituale per liberare una persona da spiriti maligni, eseguita da un sacerdote o un guru, che può includere il suono di canti sacri e l'uso di rituali come la percussione con foglie di neem. L'efficacia della pratica si basa sulla fede e si svolge spesso se l'entità spirituale, considerata quasi santa per il suo corpo, rifiuta di andarsene. Caratteristiche dell'esorcismo induista: esecutore viene condotto da un sacerdote o un guru, una figura di autorità spirituale. Metodi: oltre a preghiere e canti tratti da testi sacri come i Veda e i Bhagavad Gita e la Bhagavad Gita, può includere il contatto fisico con oggetti sacri. Rituali: talvolta la pratica coinvolge una serie di azioni simboliche come l'uso di foglie di neem che gliele appoggiano addosso. Durata: la durata del rito può variare a seconda delle circostanze, da 20 a 30 minuti o anche di più se necessario, quindi è una cosa più sbrigativa. Differenze con l'esorcismo cattolico: nell'esorcismo cattolico l'esorcista è un prete autorizzato da un vescovo, mentre nell'induismo l'esorcista è solitamente un guru scelto per la sua spiritualità e conoscenza delle scritture. Nell'esorcismo cattolico l'esorcista può dare ordini diretti al demone, mentre nell'esorcismo induista questo non avviene. Nell'esorcismo cattolico si utilizzano formule e preghiere in latino, mentre nell'esorcismo induista si utilizzano preghiere e canti in sanscrito o in altre lingue sacre. Vabbè, poi magari ci sarà un sequel a questo video, perché già ho fatto 28 minuti e sono stanco. E poi insomma, se mi mettessi a parlare qua, questo si sta per staccare la copertina, se mi mettessi a parlare di tutti i demoni che ci sono qua, tradizione cristiana, tradizione, le energie diaboliche nelle tradizioni bibliche, le energie diaboliche, io non posso citare il nome di alcuni popoli perché altrimenti gli algoritmi dicono che discrimino. Però ecco, i popoli del Vecchio Testamento parlavano di energie,
d'altra parte con la cabala, con lo stesso vale il tantrismo, esorcismo. No, non c'entra nulla, dice che il tantrismo non ha nulla a che fare con l'esorcismo, e vabbè, a questo punto stavo cercando qualsiasi cosa. No, allora, carissimo amico Gun Blood Sisters, grazie per la tua donazione, per la tua generosa donazione. Spero di essere stato esaustivo. Almeno questo è quanto sono riuscito a raccogliere in questi 30 minuti, in questa mezz'ora. Spero che questo video ti risulti interessante, di tuo aggrado. Ne farò altri. Grazie per la tua donazione, per la tua generosa donazione. Spero di poter fare altri video compiacendoti, e se tu avrai altri temi da richiedermi li farò volentieri. Adesso vado a caricare questo video che ho girato in 4K e quindi che occuperà molto spazio nella memoria del computer e soprattutto molto tempo per portarlo nella memoria del computer. Comunque perlomeno non dovrò editarlo, perché se giro in full hd o col mio vecchio Nokia Asha 302, dopo devo editare il video a 4K o 8K e ci mette in 8K fino a 8 ore e mezza, 10. Invece così è già girato in 4K e niente. Allora il tuo carissimo amico Sant'Enchan ti saluta e vi saluta a tutti voi. Grazie di seguirmi, ciao. Speriamo che si sia girato in 4K, perché una volta pensavo di filmarmi in 4K ed era full hd. Ciao, devo sempre guardare la camera, guardo in alto là. Ciao.